Yes, there's another many famous sayings about a film. You make a film once when you write it, once when you shoot it, and once again when you edit it. E un famoso detto dice che si fa un film quando lo si scrive, si fa un film quando lo si gira e un altro film quando lo si monta. And each of those stages you imagine is the only stage. E si immagina che ognuna di queste fasi sia unica di per sé. But to answer your question, the writing stage is the most important stage. Ma per rispondere alla sua domanda, la fase di scrittura è quella più importante. And so if you ask the question, what do I think about? Do I think about how the film is going to be made? The answer is yes, absolutely, at that point. Sì, quindi se lei mi chiede se penso in precedenza come deve essere fatto un film, la mia risposta è sì, riguardo a questo punto. And so I write the film with the writer. I mean, I do my own draft of the film in order to make the film as best I can on the page. E quindi scrivo il film insieme all'autore, faccio le mie bozze, creando appunto di trarne il meglio possibile rispetto a quanto concepito. And that's particularly to do with the quality that I think is almost the single most important expressive tool you have, which is rhythm. E riguardo al livello di qualità, pongo particolare attenzione allo strumento che ritengo rilevante, cioè il ritmo. Because the rhythm of the storytelling, which has to do with when the camera is still, when the camera is moving, how the camera is moving, when the story stops and holds, and when the story explodes and accelerates. Quindi il ritmo narrativo naturalmente ha a che fare col fatto che la telecamera sia ferma, si muova, se la scena venga fermata in un certo punto oppure prosegua, quindi tutto questo ha direttamente a che fare con il ritmo narrativo. That's very, very key, I think, to the way the film expresses itself, which then gives rise to a series of choices that you make about, obviously, how you're going to shoot. E questa è la vera e propria chiave che spiega questo, che poi origina tutto il resto delle riprese del film. And if you take the most illustrative example would be something like The Debt, because when you're dealing with a thriller, you're dealing with suspense and you're dealing with narrative disposition, when something is known, when something is not known, when a piece of information is withheld, or when the audience is unclear about what is going on. You have to know exactly where you're putting your feet, and so directing a film like that is more prescriptive perhaps than directing something like Shakespeare in Love might be, although that has to be prescriptive in a different way. But I work with storyboards when the sequence is complicated, and essentially it's just a pragmatic tool to make sure that everybody working understands the shot that I need. So for example, in The Debt, the whole sequence that takes place, many people here may not have seen it, but there's a sequence on a railway station where they're trying to get a Nazi war criminal out of East Berlin into West Berlin. That sequence had to be storyboarded top to bottom because it involved trains and all kinds of complicated things going on. And so the visual map of that was very clear. But I generally know, well, I always know if I want the camera to be moving or not, and that generally has to do with what the mood of the film is at that moment. To go back to my original... Yeah. Go ahead, yeah, go ahead. Ad esempio nel caso del film The Debt appena citato, si trattava di un thriller che quindi naturalmente presupponeva una certa atmosfera di suspense nel film stesso, quindi qualcosa si sa, qualcosa non si sa, quindi ci sono informazioni ancora nascoste al pubblico che assiste al film, e quindi tutto questo fa parte del mistero insito in un thriller, e il regista deve sapere esattamente dove intervenire, dove mettere le mani nel girare scene di questo tipo, e in questo senso ritengo girare questo genere di film
film più vincolante rispetto al modo di dirigere ad esempio un film come Shakespeare in Love. Per un thriller bisogna attenersi molto di più a certi canoni rigidi. Io poi sono anche molto pragmatico nel realizzare le riprese, voglio che tutti della troupe capiscano esattamente di che cosa si tratti, di cosa parli la scena. Ad esempio, sempre ritornando ad Depth, c'è una scena girata in una stazione, devono catturare un criminale nazista, e questa scena quindi è stata tutta scritta in maniera molto dettagliata, molto definita, perché la mappa visuale di questa scena doveva essere estremamente chiara, e naturalmente poi il modo di muovere le cineprese, di realizzare le riprese ha a che fare molto con l'animo del film stesso, lo stato d'animo del film.